Bentornati nel forum. Oggi finalmente parliamo di Cabal, gioco di ruolo che fu tra i finalisti del premio GDR dell'anno 2018, scritto da Matteo Pettinari e Francesco Angelini e distribuito da Space Orange 42. Cabal è un gioco che ci viene presentato come un investigativo dalle sfumature horror, la cui lore si basa su numerosi testi mitologici ed esoterici. La particolarità sta nel fatto che tutti questi testi risultano perfettamente amalgamati tra di loro in un'unica grande lore, riuscendo a giustificare l'esistenza di più Pantheon insieme, e anzi ci viene fatto capire che tutti i nostri Pantheon non sono altro che mitologie, non sono altro che frammenti di una realtà molto più grande e di una storia molto più grande e sfaccettata. Come sempre diamo prima uno sguardo alla lore, alla creazione del personaggio e al sistema e lasciamo in fondo le considerazioni. Riguardo alla lore, tuttavia, devo subito mettere le mani avanti. Molti termini specifici che vengono usati ho deciso di ometterli per una questione di semplicità, così come anche molti dettagli della storia. E mi rendo conto che lo faccio anche a rischio di poter banalizzare un po' l'intera questione, ma per chi di voi ha già letto o leggerà in futuro Cabal, sappiate che, o già sapete, che la storia è molto più ricca di dettagli di come io ve la racconterò. Iniziamo quindi dalla Genesi. In principio era l'Uno, ed egli, mosso dalla volontà creatrice, convocò gli elementi primigeni dal mondo delle idee. Attraverso di loro generò il creato e la sua architettura divina. Troviamo, come già detto, il mondo delle idee, il platonico iperuranio. Scendendo troviamo il luogo della luce, il limite massimo raggiungibile dalle menti umane, il mondo vuoto, dove ogni cosa tra il mondo delle idee e il creato trova un collegamento, quasi come fossero le sinapsi di un cervello. Quindi il luogo del crepuscolo, dove le idee che hanno preso forma nel mondo vuoto arrivano alla nostra realtà e dove possiamo trovare le leggendarie Shambhala e Shangri-La. Infine il mondo delle cose, diviso tra il regno degli uomini e degli dei, separati dal velo di Maya. Per spiegarvi quest'ultimo punto, torniamo agli eventi. Dopo aver dato vita al creato, l'Uno sapeva di non poterlo vivere, per così dire, dal momento che era onnipresente. Così scinse la sua essenza in 360 monadi, che potessero esplorare dall'interno l'universo creato, ed è così che nacquero gli dei. Ma anche essi scoprirono di avere un'unica mente a cui rispondere, che gli impediva di condividere realmente con gli altri le proprie sensazioni. Per vincere questo senso di solitudine, gli dei, o Elohim più precisamente, scelsero la Terra quale pianeta più ricco di risorse per creare una nuova specie con cui confrontarsi. I loro numerosi esperimenti portarono alla creazione di creature come draghi, leviatani, viverne, eccetera, chiamati Tannim, e i Malachim, quelli che noi chiamiamo angeli, fino ad arrivare alla creazione dei primi umani, Adamo e Lilith. Pov ha appena cantato la sigla di Evangelion. Tuttavia i due esemplari risultarono incompatibili, tanto che gli Elohim ritentarono la creazione della donna, ed è così che nacque Eva. Volendo ora riassumere, gli Elohim instillarono nei tre patriarchi la scintilla divina dotandoli del libero arbitrio e, come dal mito, Lilith rifiutò Adamo, generando piuttosto una sua stirpe con altre creature, stirpe che avrebbe preso il nome di Lilin, per l'appunto i figli di Lilith, creature come mostri mutaforma, orchi, troll, licantropi e così via. La stirpe di Adamo ed Eva invece diede vita a numerose creature mitologiche, oltre al fatto di diffondere l'umanità e la sua arroganza in tutto il pianeta, vedasi l'episodio della Torre di Babele, cosa che portò lentamente gli dei a litigare sul da farsi e, successivamente, a scontrarsi tra chi voleva distruggere l'umanità e chi invece proteggerla. I primi stavano per avere la meglio, richiamando dal futuro enormi quantità di acqua, il diluvio universale, e fu qui che Iloe, il dio che aveva donato la scintilla divina, con uno stratagemma che non racconteremo qui per motivi di tempo, riuscì a fermare la guerra e proporre una soluzione temporanea. In una linea temporale l'umanità sarebbe sopravvissuta e avrebbe dominato il pianeta, nell'altra si sarebbe estinta lasciando campo libero agli dei, generando quindi il mondo degli uomini e degli dei separati dal velo di Maya. Questo almeno fino al giorno dell'ira o Apocalisse, che dir si voglia, in cui l'apertura dei varchi spazio-temporali per trafugare l'acqua del futuro,
usata per il diluvio universale nel passato, si sarebbero aperti riunendo di nuovo le due linee, estinguendo la sola umanità e restituendo il dominio del pianeta agli dei. Da qui capiamo che il nostro mondo è destinato comunque ad una fine tragica, di cui tutti ignorano l'esistenza sulla Terra, o quasi tutti. Detto questo, il manuale prosegue nella descrizione più dettagliata dei massimi sistemi, le leggi cosmiche che regolano i diversi mondi, il ruolo degli angeli, delle varie logge e gilde di cui i vostri personaggi potrebbero anche far parte. Interessante notare come le gilde hanno ognuna di loro una posizione su come comportarsi riguardante il mondo paranormale, e non mancano gilde che vorrebbero coalizzarsi in difesa della nostra linea temporale nel giorno dell'ira. Sono presenti inoltre organizzazioni che invece combattono il mondo paranormale, come per esempio gli Illuminati. Più è presente anche una fazione, come dire, non proprio di questo pianeta. Passiamo allora alla creazione del personaggio. Potete scegliere se interpretare un dormiente, vale a dire una persona che come noi conosce soltanto la realtà e ignora tutto il mondo segreto e la guerra fra umani e dei, un testimone, cioè una persona che è venuta in contatto, ha avuto dei contatti con qualche creatura o elemento del mondo soprannaturale senza tuttavia averlo compreso fino in fondo, oppure un erudito. Stabiliamo dunque la nostra professione, la nostra ricchezza, la velocità, punteggio che ci servirà per l'iniziativa, e il nostro passato. Se sceglierete di interpretare un erudito, vuol dire che il vostro personaggio ha intrapreso una delle vie della conoscenza verso la realtà segreta che lo circonda, e questo vi darà accesso alle vie di erudizione, che sono sostanzialmente le classi del gioco. L'alchimista, l'ermete, il mago tra virgolette del gioco, l'alfiere, cioè una persona che ha un legame speciale con un'antica reliquia, per esempio uno dei vostri personaggi potrebbe riuscire a manovrare il martello di Thor, e infine il teosofo, ovvero un personaggio dotato di poteri divinatori legati alla mente e allo spirito. Il vostro personaggio avrà delle caratteristiche, corpo, mente e spirito, a loro volta definite dagli attributi come forza per il corpo o carisma per lo spirito, in cui dovrete distribuire i punteggi scegliendo una caratteristica primaria. Per stabilire i danni fisici o psichici troviamo indicate nella scheda le rispettive soglie che ci fanno da punti ferita tra virgolette, mentre per l'utilizzo dei poteri particolari sarà necessario spendere punti dalla soglia astrale, retaggio della scintilla divina instillata nei patriarchi. Completano il vostro personaggio le sue conoscenze, le abilità e l'equipaggiamento. Per superare una prova, il giocatore dovrà innanzitutto sommare il valore di attributo e caratteristica più consoni, più eventualmente una conoscenza, un'abilità, poteri o equipaggiamento. Da questa somma si ottiene il potenziale del personaggio per questa prova, quindi andranno lanciati tanti dadi a 6 facce quanto quelli indicati dalla difficoltà della prova stessa, 1 se è scontata, 2 se è facile, 3 se è media e via discorrendo. Se il risultato sarà pari o inferiore al potenziale, avremo superato la prova, viceversa se è superiore. Qui entra in gioco un'altra meccanica. A seconda di quanto siamo rimasti sopra o sotto il potenziale, andrà calcolato il margine di successo o fallimento della prova con relative conseguenze, meccanica che serve anche a calcolare i danni inflitti o subiti dal personaggio, che siano di tipo fisico o psichico. Esistono anche danni astrali, ma si concretizzano in una incapacità momentanea di usare le abilità sovrannaturali. Per le prove più complesse, come quelle continuate ad esempio, il narratore può porre un obiettivo al giocatore, come il dover totalizzare magari 10 come margine di successo. In tutta onestà, questa è la meccanica che apprezzo meno, ma ne parliamo meglio in fondo al video. Il margine di successo può essere anche usato per la retribuzione dei successi. Per esempio, il narratore può fornire indizi o elementi utili alla prova a determinati step. A 2 di margine di successo un piccolo indizio, a 4 uno maggiore e così via. Intorno a queste meccaniche si snodano anche gli altri tipi di prova, come quelle continuate per l'appunto, quelle di gruppo e quelle contrapposte, che però non tratteremo qui. Chi già conosce Cabal ovviamente conosce anche questo tipo di prove, chi invece ancora non le conosce le scoprirà leggendo il manuale. Il combattimento in Cabal segue le stesse regole per le prove.
A determinare l'iniziativa sarà il punteggio di velocità delle creature. Dal momento che per gli umani sarà identico, starà ai giocatori dichiarare le loro intenzioni. Nella fase di azione, il risultato dei tiri e i relativi margini di successo o fallimento determineranno gli esiti e l'ordine in cui sono avvenute le varie cose. In questa sezione il manuale spazia molto nella descrizione dei vari tipi di azione e delle situazioni particolari come l'effetto sorpresa o ricorrere a coperture, così come spazia nella descrizione dei diversi tipi di danni che possiamo subire e come gestirli, specialmente le criticità. Per chi ha letto diversi manuali, questa sezione potrebbe sembrare un po' scontata, ma considerate che ogni manuale deve rivolgersi a tutti, non solo alla nostra nicchia. Credo sia superfluo approfondire l'equipaggiamento con le sue tabelle. Riguardo l'avanzamento tramite punti esperienza, il manuale suggerisce sia il metodo della presenza fisica al giocatore, delle milestone o azioni particolari, quindi il tutto sarà adattabile alle vostre esigenze. Veniamo alle considerazioni. Cabal è un gioco che riesce a riunire in un'unica lore numerosi testi mitologici. Abbiamo la mitologia greca, quella norrena, quella indù, la Bibbia ovviamente e l'Enuma Elish babilonese in alcuni punti, dando modo così ad ognuno di noi di poter ambientare le nostre campagne in qualunque area del mondo ed inserendo praticamente qualunque creatura e lasciare il senso del tutto praticamente inalterato. Se vi piacciono i giochi horror investigativi, potete liberamente spaziare in ogni tipologia. Volete fare una cosa un po' più di horror gotico con lupi mannari e vampiri? Vi basterà inserire i Lilin, appunto, i figli di Lilith. O magari qualcosa dal gusto un po' più biblico e perché no, anche vagamente Lovecraftiano? Ci sono i Leviatani, è possibile in qualche modo. La possibilità di creare personaggi totalmente ignari o magari invece esperti di tutti i vari mondi e della realtà segreta che li circonda è un ottimo modo per personalizzare anche l'atmosfera delle proprie avventure. Una campagna dal punto di vista di un gruppo di dormienti sarà molto diversa rispetto a quella di un gruppo di eruditi. Riguardo alcune scelte del sistema, il calcolo del potenziale non presenta particolari problemi finché gli elementi che lo compongono sono pochi e le difficoltà sono basse, dal momento che addirittura a un certo punto avremo praticamente memorizzato tutti i nostri potenziali. Quando iniziano a sommarsi più elementi per il calcolo del potenziale e la difficoltà sale, quindi avremo anche più dadi da lanciare, ho notato effettivamente un certo rallentamento delle dinamiche del gioco e se ormai conoscete i miei gusti, per chi ci segue da un po' di tempo, sapete che non sono esattamente un amante dei lunghi calcoli al tavolo. Riguardo ai margini di successo o fallimento, vale a grandi linee quello che vi dissi per Kids on Bikes, che presenta una meccanica abbastanza simile, anche se devo dire che qui come meccanica presenta una maggiore applicazione in effetti, dal momento che i margini ci serviranno anche per il calcolo dei danni. Come ho detto prima, la meccanica degli obiettivi è quella che mi è piaciuta meno perché costituisce un ulteriore elemento da considerare durante i calcoli. Per le prove individuali può risultare in realtà in qualche modo opzionale, è vero, ma la stessa cosa non si può dire per gli altri tipi di prove. Suggerimento personale, io lascerei il calcolo degli obiettivi nelle mani del narratore, mentre il giocatore effettua tranquillamente la sua prova senza preoccuparsi troppo di quanto è rimasto sopra o sotto il margine di fallimento. Ovviamente lo saprà, gli basterà soltanto comunicare con il narratore quanto gli manca. Sulle illustrazioni ho notato una certa altalenanza di qualità dovuto al fatto che diversi artisti vi hanno preso parte. Sull'edizione invece devo dire che quella ho individuato qualche piccolo errore di stampa o di sintassi, comunque di numero limitato. Come gioco mi sento comunque, nonostante qualche difficoltà, a suggerirlo anche a dei neofiti, magari con il narratore che tiene le difficoltà molto basse e magari di non inserire troppi tipi di prove per non confondere inizialmente qualche neofita. Cabal ovviamente ha già anche diverse espansioni, potete trovare Stirpi Reiette per approfondire i Lilin, Testimoni Eterni per la fazione degli Illuminati più quell'altra non di questo pianeta che non vi ho descritto, e infine Maestri Sublimi per approfondire gli eruditi. Io vi lascio i link tutti qui sotto in descrizione. Con questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale, di commentare qua sotto se avete avuto modo di provare Cabal e avete già una vostra opinione in merito, di seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. Vi invito anche, se volete, a unirvi al nostro gruppo Telegram per fare più chiacchiere in tempo reale sul gioco di ruolo, sul mondo del gioco di ruolo in generale. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.